noi avevamo preso l'impegno di andare sui fronti contro inglesi, americani, eccetera, ma non di lottare contro gli italiani. Se non che il nostro comandante, Bardelli appunto, fu trucidato, assassinato da vigliacchi di prima linea a Orzegna, a pochi chilometri da Ivrea, in quanto lui era andato a ricercare un ufficiale di un altro battaglione che era scappato con la cazza, l'amante, e si era rifugiato dai partigiani. Bardelli, prendendo una scorta, perché Bardelli non era più il comandante del Barbarigo, era comandante del primo reggimento che comprendeva anche il Barbarigo, ma il comandante del Barbarigo era il comandante Vallauria a quell'epoca. Allora lui prese una scorta di ragazzi del Barbarigo per andare alla ricerca di questo tenente del battaglione sagittario che era scappato, aveva disertato, eccetera, eccetera. A Orzegna gli fu teso una trappola. Lui intendeva parlamentare con i partigiani e inizialmente hanno parlato dicendo che non volevamo fare la guerra ai partigiani, che contro gli italiani noi non avremmo mai sparato, se non che i partigiani, dopo un po' che parlavano, avevano circondato il paese, cominciarono a sparare e ammazzarono tutti quei poveri disgraziati che erano lì. Cioè dire, si è salvato soltanto 2 o 3. Per ordine di Bardelli, per far vedere la buona intenzione, le armi furono messe a terra. Anche lui la pistola la mise a terra. Quando cominciarono a sparare i partigiani, ripresero le armi, ma era troppo tardi. Sicché la massima parte, infatti una quindicina hanno rimesso la pelle in sostanza, va bene? Ecco, sicché dopo questo episodio, allora anche noi abbiamo fatto dei rastrellamenti, eccetera, eccetera. Se no, noi, lotta antipartigiana, non volevamo farla e non l'avremmo fatta. Quella contro i titini, contro gli slavi, quella sì, perché erano degli stranieri, non erano italiani loro, anche se fra loro c'erano mai italiani. La famosa divisione Garibaldi formata da italiani al comando di Tito e compagni, del nono corpus, no? Come si chiamava? Quelle truppe dell'esercito jugoslavo di Tito che erano sul settore orientale, insomma, ecco. Loro non abbiamo avuto nessuna remora a combattere contro di loro, ma contro gli italiani non volevamo farlo. Ci hanno provocato e naturalmente abbiamo dovuto rispondere. Tanto che per dirgli, questo tenente che aveva disertato con la cazza del battaglione, tenente Oneto Carlo, che era di Savona, tra parentesi. Conclusione, fu dichiarato ignobile anche dai partigiani, dalla banda partigiana con cui lui si era rifugiato, no? Allora, siccome nei vari rastrellamenti che abbiamo fatto, noi avevamo preso prigioniero dei capi partigiani, fu concordato uno scambio, cioè a dire noi restituivamo questi capi partigiani e loro ci avrebbero consegnato questo Oneto che noi avremmo dovuto giudicare come disertore, eccetera, eccetera. I partigiani accolsero a metà questa richiesta, cioè a dire, vollero giudicarlo anche loro, questo tenente Oneto, insieme un tribunale composto da partigiani e decima. Fu condannato a morte e il plotone d'esecuzione fu formato da partigiani e noi. E tra questi c'era anch'io, tra parentesi, perché fu comandato una squadra, era di un mio collega, certo sergente maggiore Bernardini. Lui si rifiutò, non se la sentiva, insomma. Io invece carico di odio, perché a quell'epoca correva la voce che questo tenente Oneto, con le informazioni che aveva dato, aveva contribuito all'agguato al nostro comandante, a Bardelli. Di conseguenza, io carico di odio, io andai al posto di questo Bernardini, nella sua squadra, e si partecipò a questa fucilazione. Naturalmente siamo partiti da Ivrea su un camion e mentre ci si avviava nella Val Soana sui monti, vedevamo brillare le armi dei partigiani, mitragliatrice, Caponepella,
che tutti si temeva una fine simile ai nostri compagni uccisi a Ozzegna. Eravamo col dito sul grilletto del mitra perché, anche se non si sarebbe potuto fare nulla, siamo arrivati a Configlietto Val di Soana, da dire a 30 km circa da Ivrea, in alto. A una curva, lì c'era la sede del tribunale. Infatti da una grotta vicina, a un certo momento, sono venuti fuori gli ufficiali che hanno preceduto e hanno composto il tribunale. Noi eravamo già schierati come plotone di esecuzione. Accanto avevamo un plotone di partigiani con le armi dei nostri compagni uccisi a Ozzegna. Avevano prelevato mitra, eccetera, eccetera, no? Che, come ripeto, col timore che succedesse come a Ozzegna, io, come gli altri, avevamo il dito sul grilletto. Tanto che a un certo momento mi scappò un colpo a me. Tra poco mi trapasso il piede. E meno male non ci fu, un colpo di mitra lì, poteva succedere una baraonda, insomma, va bene. Fortunatamente fu capito che era stato una distrazione, chiamiamola così, per dire lo stato di tensione che eravamo. A un certo momento viene fuori questo netto che era un ragazzone alto, piuttosto massiccio, e con un prete olandese, con una sahariana mimetica, che io credevo che fosse un partigiano, era un prete dei partigiani. Poi abbiamo saputo che era un prete olandese, dice. Conclusione, questo prete lo volle confessare e lui a piangere, a disperarsi, pensava a mia mamma, insomma, un atteggiamento da vigliacco, il che me lo fece disprezzare ancora di più di quello che già lo disprezzavo senza averlo conosciuto. Poi arriva il momento fatidico. Allora lui si avvicina, trasportato con le mani legate dietro la schiena, a una sedia che era sulla spalletta della vallata. Noi eravamo da un lato del monte, e la sedia era dall'altro lato dove c'era la scarpata. Questa sedia, piccola mi ricordo, va bene? Fatto sta che lo mettono a sedere con le spalle voltate a noi, perché doveva essere fucilato alla schiena. Al momento, mirate, puntate, lui si alza in piedi dalla sedia, mostra il petto, ragazzi, mirate al petto, viva l'Italia! Io rimasi a bocca aperta, sbalordito, non me l'aspettavo, avevo letto certe cose sui libri, ma mi sembrava fantascienza. Lui ebbe un comportamento eroico, che prima lo disprezzavo, dopo l'ho ammirato, perché questo comportamento non me l'aspettavo da un essere che aveva strisciato chiedendo pietà fino a un attimo prima. Si alzò in piedi, si girò per mostrare il petto, ragazzi, mirate al petto, viva l'Italia! Questa fu la fine del tenente Oneto Carlo in quell'episodio. Eravamo noi e i partigiani, cioè a dire, eravamo dei nemici, va bene? Eppure il plotone era composto da noi, perché anche i partigiani, per politica, io non so, lo dichiararono ignobile, indegno di appartenere alle forze partigiane. Per noi era un disertore e per giunta in tempo di guerra aveva dato informazioni, aveva portato via la casta del battaglione, eccetera. Lui col codice militare di guerra andava fucilato, sicché per noi era una cosa limpida. Loro, per non essere del meno, lo condannarono pure loro e vollero, come ripeto, partecipare all'esecuzione.